più fai poi più vuoi fare, invece sei sempre lì Anche a dire questo, sì. vado bene, Mm, no, ancora studio ancora un po', è un nascondersi dal task, cioè no, sì, adesso vai, sì, sì, c'è più sì. tempo da perdere a studiare, fare, adesso devi buttarti. Hello, this is Claudia, your Italian teacher from Spanglish Italian Learn Italian. This is a different sort of video because it's the first episode of a series called Due chiacchiere con. Due chiacchiere con means a chat, an informal chat with. You can practice your Italian listening skills and learn new words and new expressions through the context of a natural conversation. You can also download the free PDF with the transcript of the chat so you can follow along. So, my first guest today is Fabio Cerpelloni. He's a writer, a podcaster, YouTuber, and an English teacher, and he was born in Italy. The main reason I wanted to chat to him was because he published last summer his first book, which is called Any Language You Want 18 Conflicting Lessons for a New Kind of Language Learner. I thought that this would be incredibly useful for you guys because I teach Italian in this channel, but I know that there's a lot of Italians who follow me as well because I speak in English. And I have been told by some of my listeners and my followers that they watch my videos even though they don't need to learn Italian because it helps them a bit with their English. So Fabio's book is written in English, and it's advice that is useful for, well, any language you want to learn. So there's a link to his website, and there's where you can get the book and where you can get in touch with him as well. But I'm going to let him tell you all about the book, okay? And I also want to take the chance to thank my 600 subscribers. Grazie, grazie, grazie. I really appreciate your support. And if you haven't yet, make sure you subscribe to the channel so YouTube can suggest my videos to you in the future. Sei pronto? Sei pronta? Iniziamo! Spanglitalian! Ciao Fabio, è un piacere ed un onore averti come primo ospite del podcast. Prima ho detto due parole su di te, sul tuo libro in inglese, ma adesso dici tu qualcosa. Ok, grazie Claudia, è un onore per me essere il primo ospite sul tuo show. Allora, che dire, il mio libro, quello che ho pubblicato a agosto 2023, è Mhm. un libro su come ho imparato io l'inglese, dove racconto storie, mie storie personali su tutto quello che ho fatto per imparare l'inglese e tutte le mie storie si possono applicare a qualsiasi lingua che tu stia imparando. Quindi se stai imparando italiano, francese, giapponese, qualsiasi lingua, tutte le mie storie possono essere valide per darti un incoraggiamento e per spingerti a non mollare, perché comunque è difficile imparare una lingua, soprattutto se la impari da zero. Certo. Mm. Dici qualcosa anche su di te, perché tu sei un italiano, abiti in Italia, ma hai vissuto anche all'estero. Ok, forse questa era la tua domanda iniziale. Un po' tutti e due, hai Ok, risposto alla ok, seconda parte. ok. Sì, io sono italiano, nato in Italia al 100%, made in Italy. E, mi sono trasferito a Londra nel 2011, dove lì ho cominciato a usare il mio inglese, che era un disastro, ma dopo mi sono appassionato proprio a imparare inglese, perché avevo visto che non era più una, una materia scolastica tutta fatta di grammatica, di studiare, di fare i test, dell'interrogazione, ma Mhm. era cioè, ho notato che era
una lingua che mi permetteva di fare amicizia, di conoscere gente certo. nuova. E allora ho detto, siccome io poi sono uno che o fa una cosa fatta bene o no, per me non Mhm. c'è la via di mezzo, cioè se voglio fare una cosa ci devo andare fino in fondo. Quindi ho detto non mi accontentavo di un inglese spicciolo, un Mhm. inglese Maccheronico. maccheronico, risicato, piuttosto che, come si può dire, intermedio. Sì. Ma lo volevo, basta, ho detto no, io voglio parlarlo come Barack Obama. Vabbè, Barack Obama no, però come bene, proprio bene, come se Mm. fosse la mia prima lingua. Poi mi sono trasferito in Australia Mhm. per 2 anni, poi mi sono trasferito in Nuova Zelanda per altri 2 anni e poi sono diventato insegnante in Nuova Zelanda, ho iniziato a insegnare inglese lì Mhm. e poi son tornato nel paese dei balocchi. Ehm, e poi hai scritto questo libro, che hai pubblicato l'anno scorso, raccontando tutte queste un po' tutta la tua esperienza Mh-mh. imparando l'inglese ed è un libro io l'ho letto, ce l'ho qui, è un libro breve che scorre, si legge benissimo, io l'ho letto in un paio d'ore perché è una sessantina di pagine. È molto divertente, a me mi piace molto il tuo stile diretto, senza fronzoli. Mh. eh, insomma, per esempio, c'è una parte che mi piace molto come dai delle perle di saggezza, nella tua Mh. esperienza penso sia come insegnante che come qualcuno che ha imparato la lingua, ma le fai anche in un modo molto leggero, no? Perché dici, c'era questa parte, non mi ricordo in quale capitolo, che fai vedere molto la tua umanità, no? Che dici, ho Mh. iniziato a fare quello che faccio quando ho un problema e uno dice, oh, cosa dirà? Mi sono lamentato con la mia compagna. Che è No? vero. Sì, sì. Sì, a me piace leggere storie vere. Sì. Io leggo solo non fiction, Mhm. quindi non leggo cioè poca fiction davvero. Sì. Ehm, mi piacciono storie vere raccontate dalle persone che le hanno vissute. Infatti in America e negli Stati Uniti c'è non so se lo conosci, uno storytelling contest Mhm. chiamato The Moth. The Moss, Gli sì, amer sì, Ecco, bellissimo. sì. E, mi piacciono quel tipo di storie lì che ti sorprendono, che cioè anche costruite non son storie, banali, cioè c'è Mhm. è un'arte raccontar la Sì. storia, no, poi scriverla poi dico è ancora più interessante per me, ma la puoi rendere Mhm. ancora più interessante per chi la legge. Quindi, ehm, ho fatto un po' di lavoro con lo storytelling mio, Mhm. personale. Ho letto un libro, lo faccio vedere qui, ne ho parlato milioni di volte sul mio Sì. canale Storyworthy Sì, io l'ho di conosciuto tramite te. ecco, Mm. questo libro cioè, tanto di quello che c'è in questo libro, il mio, è Mhm. dovuto a questo, nel senso che il come raccontare, il cosa includere, cosa no, Mhm. grazie a Matthew Dix. E ti sei anche ispirato ad un altro libro per il format del tuo? Sì, e questa è una cosa molto interessante perché vabbè, allora ti dico, il primo libro che avevo letto, ti racconto la Mhm. storia di come è nata l'idea? Certo. Okay. Allora il primo libro che avevo letto, aspetta era Mhm. questo qui, Anything You Want Sì. by Derek Sivers, che è praticamente lui è era cioè è ancora vivo, ma era un, entrepreneur, quindi un imprenditore, era Mhm. stato il fondatore di CD Baby e in questo libro racconta 40 storie corte, molto Mhm. corte,
di come lui ha fondato, creato e poi venduto la sua company, no? la sua azienda. Mhm. E mi è piaciuto un sacco questo libro perché era, a parte molto corto, ma Mhm. ogni storia ti lasciava un messaggio di come, cioè, di come comportarti, no di come comportarti, un consiglio, una Mhm. veduta diversa su come gestire un'attività, un business, come trovare un cliente, come, insomma, tutte cose di business, no? Sì. E ho detto, ok, io potrei scrivere lo stesso libro basandomi su come imparare una lingua, perché Mhm. io essendo insegnante, avendolo fatto, posso fare lo Sì. stesso libro dove in ogni storia, dove in ogni capitolo racconto una storia. Va bene, poi dopo ho letto, e l'idea è rimasta lì. Poi dopo ho Mhm. letto un altro libro, sempre di Derek Sivers, che si chiama How to Live. Mhm. E How to Live è un libro dove ogni capitolo ti dice come vivere, cioè il miglior modo per vivere. Ma la cosa interessante è che ogni capitolo contraddice quello prima o quello dopo, cioè sono tutti in contrapposizione. Sì. Quindi un capitolo ti dice il miglior modo per vivere qual è? È pensare al futuro. Cioè tu devi vivere per il futuro, devi pensare cosa succederà tra 5 anni e devi Mhm. cominciare adesso, no? Per dire, questo è un esempio. Il capitolo Sì. dopo ti dice no, il miglior modo per vivere non è questo qui, è vivere del passato, adesso non me lo ricordo, comunque erano tutti in contrapposizione. Uno ti dice devi viaggiare, viaggia, vedi il più possibile, vedi più paesi possibile, devi viaggiare. Il secondo Mhm. capitolo ti dice no, il miglior modo Non per vivere viaggiare. è conoscere tutto del tuo paese, del tuo quartiere. Sì. Quindi tutto in contrapposizione, tu continui a cambiare idea, no? Però ogni capitolo ha senso. Non è che Mhm. c'è un capitolo che dice bene. Sì. E allora ho detto, posso scrivere lo stesso libro anch'io, posso Mhm. scrivere lo stesso libro, How to Learn English, perché Mhm. insegno inglese, quindi ho detto faccio un libro per i miei studenti Sì. di come imparare l'inglese, dove ogni capitolo contraddice quello dopo. Quindi, che ne so, primo capitolo, eh, studia. Mhm. Secondo capitolo, no, non studiare, per dire, no? E ho iniziato a scriverlo, questo libro. L'ho scritto con lo stesso stile di How to Live, che Mhm. era molto dry, diciamo, non ci sono storie in How to Live. How to Live è tutto fai così, fai cosà, fai così, fai cosà. Imperativo. Imperativo, esatto. Sì. Non ci sono, l'autore Derek Sivers, al contrario di Anything You Want, Mhm. non racconta storie personali. Allora, iniziando a scrivere questo libro, mi sembrava troppo noioso, cioè Mhm. troppo imperativo, esatto, no? Sì. Un giorno stavo correndo e mi è venuta in mente proprio come un lampo, un'idea. Mhm. Ho detto, posso scrivere lo stesso libro con il formato di How to Live, quindi continuando a contraddirmi, ma Mhm. scrivendo storie mie con il formato di Anything You Want. Sì. E poi è nato Any Language You Want, in questa maniera qua. Infatti. Quindi ogni storia, ogni mia storia contraddice quella dopo. In un capitolo Mhm. ti dico vai all'estero, se devi imparare l'italiano devi venire in Italia, non ce n'è. È qui che si parla italiano, è qui che succedono le cose, no? Sì. In America magari sì, vai a Little Italy, però poi Sì. la comunità italiana sono sicuro c'è in America, Mhm. però parli più che altro inglese, no? Sì. Vieni in Italia e vedi com'è, e vedi come cresce il tuo italiano. Il capitolo dopo ti dico il contrario. Scusa, io Mhm. ti dico questo perché io sono andato a Londra e ti racconto la mia storia di Londra. È là che ho Sì. cominciato davvero, no, a parlare inglese. Certo.
Dopo invece ti dico no, non c'è bisogno che vieni in Italia o che vai all'estero per imparare una lingua. Tutto Sì, succede, può succedere tutto qua nella tua stanza, sì. non c'è bisogno di... E lì ti racconto di come la mia storia in Australia, dove io in Australia non ho fatto nessun corso, ma ho Mhm. fatto tutto da per me. Quindi ero libri, podcast, ehm, Esatto, sì, con l'internet si può fare con tutto, tra internet, l'altro. esatto. Insomma, ci sono 18 storie, una in contrapposizione con l'altra, e Mhm. ogni storia ti dice questo è il miglior modo. Però poi Certo, sta a te. sì. Qual è la verità? E poi devi leggere il libro. Sì, esatto. Poi una cosa che volevo dirti anche, perché ai miei studenti piacciono tantissimo i proverbi, no? E un Mm, proverbio che mi è venuto in mente quando l'ho letto è che praticamente questo è un po' il mondo è bello perché è vario, mm. no? Quindi ci sono tutte le persone, tutte siamo fatti in modi diversi, tutti abbiamo modi diversi da imparare, ci sono quelli che imparano ascoltando, quelli che imparano che hanno bisogno proprio di leggersi sempre la grammatica e cose così. Sì, sono d'accordo, nel senso non c'è un modo solo per imparare, ognuno Mhm, impara come, come meglio preferisce. mhm. La challenge è di trovare il modo giusto. Sì, Quindi quando ti dico il modo giusto per te, esatto. quando ti dicono abbiamo noi il metodo migliore, cioè è Mhm. così che si impara una lingua, Sì, no? Mm, davvero? sì. Proviamo, vediamo Mhm. e vediamo se funziona per me, perché Sì, loro intendo le scuole, i professori, gli sì. insegnanti, le istituzioni, il poliglotta di turno che ti dice Mhm. è così che si impara una lingua. Sì, ho trovato la risposta, ho trovato Ho il trovato, esatto, the metodo, no? secret. The secret. Ecco, quindi Sì, no, no, non ci sono secrets. questa è una cosa che anche mi è sembrata interessante del libro, che la prefazione tu dici proprio questo è una ribellione, l'idea di questo Sì, libro è sì, perché mi è volevo appunto ribellare a questo. esatto, Mm. una ribellione nel senso stufo un po' di vedere, Mhm. the best way, no, Sì, the fastest method, sì. learn English in 30 days. Mhm. No, Sì. ed è per quello che qua io ti dico: "Okay, ogni capitolo ti dico: questo è il modo migliore". Poi Mhm. il capitolo dopo dico: "No, questo è il modo migliore", Sì. che è il contrario di quello prima. Sì, sì, ma più che il contrario ho trovato che in ehm, di questi capitoli non è proprio esattamente il contrario, è Mh. praticamente fa tutti e due, fa tutto, Sì, no? In un capitolo parli di che è importante seguire le regole, studiarsi la grammatica, tutto questo, e poi nell'altro c'è questa idea bellissima che fai, che esponi, che è fare musica, no? mh, Quindi non pensarci, parla, no? Noi siamo tutti e due musicisti, perché tu suoni la batteria, io sono cantante, quindi abbiamo studiato un po' come il performance, no? Come stare in scena. E anche a me hanno insegnato, sì, studiati tutta la tecnica, fai tanto lavoro, ma poi quando sei in scena dimentica, sì, non pensarci, perché sennò è uno schifo, cioè sì, non riesci ad esprimere quello che sei tu, che alla fine per una persona che sta imparando una lingua, nel caso dei miei studenti l'italiano, eh, e questo è quando sono in Italia o quando parlano con un italiano. Non concentrarti, oddio, ma sto dicendo la cosa giusta, sto facendo errori. no, anche perché adesso che ci penso, ehm, quando senti un americano, uno straniero Mhm. parlare italiano, ma io non sto mai lì a dire: "Ah,
Mhm. dimenticato il verbo. Oh, vabbè, il verbo magari lo noti perché se non c'è non capisci, Esatto. ma oppure ha sbagliato la preposizione. Mm. In realtà no, è tutto nella testa dello studente, cioè Mhm. di chi sta imparando, che pensa, ah, adesso se mi manca la preposizione o se sbaglio il verbo, che Oddio, a che meno che non è una penserà? roba, esatto, a meno che non è una Mm. cosa disastrosa che crea misunderstanding, Esatto. ma se no è anche qua abbiamo in Italia c'è un giornalista Mhm. americano, Freeman, Mm. eh, che parla un italiano perfetto, Sì. però c'ha tutto l'accento, tutto così, ma lui Ah. è accento americano, però lui, cioè, scrive anche su giornali italiani. Eh sì. E è bello sentire lui che parla con quell'accento lì, secondo me, con Mhm. l'accento ancora americano, come Schwarzenegger, no? Sì. Schwarzenegger quanti anni è che è in America? Eh, Milioni, cioè sì, 50 anni penso, se non di più. sì. È arrivato quando ne aveva 20. Mm. È bello ancora che ha questo accento austriaco forte, però adesso stiamo parlando di accento. Voglio dire, anche se fai errori, anche se non hai Mhm. la pronuncia giusta, insomma, ci vuole tempo Mhm. e in realtà l'unica persona che è preoccupata di sta cosa sei tu. Sì. Molti dei miei studenti sono persone che vogliono venire in Italia per turismo e Mh, sono sempre molto preoccupati dell'accento e dire le cose giuste. E io gli dico sempre, il fatto che tu stai parlando, che hai fatto lo sforzo di istruirti, di cercare come si dice questo in italiano, sarà già tantissimo ed è sempre molto molto apprezzato. Infatti tante volte sì. tornano dalle vacanze e mi dicono, ah, mi hanno fatto i complimenti, quando sono andata a ordinare il caffè, cioè, mi hanno fatto i complimenti per il mio italiano e quindi sì, come dici tu, è tutto nella testa. È anche bello appunto, venire in Italia e ordinare un caffè o comunque, mhmm, interagire con lo shop assistant, Mhm. col commesso, Sì. in italiano, anche se è un italiano così magari base, Sì, piuttosto che arrivare e parlare a 300 all'ora in inglese, esatto. che mandi tutti è molto più apprezzato secondo me. Assolutamente. E poi appunto c'era un altro punto del quale volevo parlare, è quando dici il perfezionismo è il nemico del progresso, Mh, no? sì. Perché sì, in Eh, tanti si fissano. allora essere perfetti è impossibile, Mhm, sì. però essere perfetti da una parte ti spinge a migliorare, quindi a fare le cose nel miglior modo possibile, Mhm, che è giusto, ma dall'altra parte uno non si può aspettare di essere perfetto prima di comunicare, prima di salire su un palco, prima di fare una partita di calcio davanti a spettatori. A un certo punto devi, anche se non è perfetto, lo devi mhm. fare. Sì, è come con qualsiasi abilità che uno vuole imparare, no? È sempre, secondo me, con la lingua si applica anche il principio di la quantità fa la qualità, quindi più parli, più provi, meglio Sì, lo poi fai. entri Mm. in quell'ottica che più fai, poi più vuoi fare. Invece sei sempre lì Anche a dire questo, sì. vado Mm. bene, no, ancora studio ancora un po', Mhm. oppure mi perfeziono ancora un po'. Quello lì è un nascondersi dal task, cioè no, Sì. adesso vai.
Sì, sì, C'è più sì, tempo da perdere a studiare, fare. Adesso devi buttarti, sì. lanciarti. Sì, e poi c'è anche quest'altra chicca, no, nel tuo libro, che gli errori che fai sono i regali gratis, no? Questa è una cosa bellissima perché io dico sempre ai miei studenti, non preoccupatevi, perché loro si scusano, oh scusami, Mm. abbiamo fatto un'ora di lezione, hai dovuto, sei stata sottomessa a tutti i miei sbagli. Ho detto, "Sì, ma io sono qua apposta e questo è il modo migliore di imparare." Certo. Sì, son regali gratis perché io Mm. quando facevo errori e me ne accorgevo, Mhm. oppure avevo dubbi, no, si dice così o si dice cosà. Sì. Quindi quando avevo questi dubbi poi cercavo sempre di chiarirmeli. Mhm. Quindi andavo col libro di grammatica, con il dizionario, con il sito e andavo a cercare, okay, come si dice, qual è Sì. la maniera giusta per dirlo. Ehm, quindi se non hai questi errori, se non fai Mhm. questi errori e soprattutto se non agisci, no, su questi errori, se non fai Mhm. qualcosa per capire in realtà dov'è l'errore e perché, come migliori? Non puoi, Esatto. secondo me, non è che non puoi migliorare, ma fai più fatica. Invece se ti metti nell'ottica di: "Okay, faccio gli errori perché, è impossibile, no, cioè non è che puoi andare da 0 a 100 senza passare dall'1, 2, 3, 4, 5, no, è a Sì. step. Facendo questi errori io li vedo come, dei regali Mhm. gratuiti Sì. che ti fai, che ti arrivano, che ti Sì. aiutano a andare a 1, 2, 3, no, a fare tutti, cioè a progredire. Se invece Mhm. ci sono gli studenti anche in inglese che parlano, 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 ma non si ascoltano o comunque vabbè, per me basta parlare, basta che mi capiscono. Ci sta, Sì. dipende Sì. cosa Sì. vuoi, dipende cosa Esatto. vuoi. Se vuoi farti capire e basta, okay, ma se vuoi farti capire, certo, ma poi anche migliorare la qualità del messaggio, Mhm. un po' di lavoro te lo devi fare. Sì. Sì, assolutamente. Mh, A un certo punto dici anche che ci sono le tre P per, mh. diciamo, per padroneggiare, no, una lingua, che è la... Ma parlacene tu. Sì, allora le 3 P che sono passione, pazienza, perseveranza. Mhm. Sono, questa idea delle 3 P non è mia, Mhm. è un'idea che un concetto, un'idea che avevo per la prima volta sentito quando suonavo quando ero a lezione di batteria, avevo Mhm. 18 anni Sì. e avevo chiesto al mio maestro, eravamo io e lui, e mi fa no, io gli ho detto: "Come faccio a imparare più in fretta?" E lui m'ha detto: "Perché in fretta?" Fa: "Hai fretta? Se hai fretta non venire da me", m'ha Mhm. detto. Io poi ho cambiato maestro Mhm. e alla prima lezione con questo nuovo maestro, che tra l'altro è un maestro famoso in Italia, è il batterista di Elio e le storie tese, non so se conosci Ah, il sì, gruppo, sì. Christian Meyer, che è Mhm. quello pelato, vabbè. Mhm. Aveva detto: "Le 3 P", ha detto: "Per imparare bene a suonare la batteria, sempre le 3 P: passione, pazienza, perseveranza". Mhm. Quindi anche lì c'era la pazienza. Eh sì. E a me 'sta cosa delle 3 P mi è rimasta da quando avevo 18 anni, quindi ogni cosa che tu vuoi raggiungere, che sia imparare una lingua, che sia, diventare, che ne so, qualsiasi far crescere il tuo business, Mhm. qualsiasi cosa ci vuole passione, perché se non hai passione, Non lo fai. eh, ci vuole una, cioè ti deve piacere quello che fai. Se non ti piace, perché lo fai? Mhm. Pazienza, perché ci vuole tempo, non puoi avere risultati oggi per oggi, no? E Sì. perseveranza perché la strada è comunque piena di ostacoli, ci sarà
il giorno in cui fallisci totalmente, il periodo, l'anno magari che fallisci totalmente, poi dopo c'è il periodo che vai bene, insomma gli ostacoli ci sono, ma perseverare cioè non è niente di nuovo in realtà questo, sono Sì. concetti base, ma devi ricordarteli, cioè devi continuare Mhm. a ricordarteli, remind yourself, come si dice? Sì. Ricordarteli. Sì, ricordarli a te stesso, Ecco, no? cioè tenerli a mente, tenerli a mente. Sì, sì, Penso che tu, certo. uguale con tutte le lingue che parli, ne parli Mm. 18, avrai avrai avuto un po' di pazienza, perseveranza e passione, Sì, no? sì, e comunque trovo che più il tempo passa, perché adesso sto cercando di imparare il Quechua, che è una delle lingue peruviane, ed è Ah, molto difficile. mh, Ho iniziato a studiarla durante la pandemia perché mi piace molto, perché canto anche in Quechua, ma non c'erano insegnanti, ma durante il Covid ho trovato un insegnante e mh, volevo comunque mettermi nei panni dei miei studenti, di quelli principianti, facendo una cosa bella, anche una cosa che volevo fare. E quindi sì, posso capire le difficoltà e il fatto che io tuttora fatico molto a trovare la motivazione, però una cosa che cerco anche di ripetere ai miei studenti, che è una cosa della quale parli nel libro, no? Che è sempre il ricordare il perché stai mh, studiando la lingua, cosa ti spinge. E quando ti senti stanco, ti senti demotivato, dici ma chi me la fa fare questa roba, che quanto è difficile, tutte queste regole, ma non capisco niente quando guardo i film. Devi tornare in te e dire allora perché lo sto facendo? Cosa sì. voglio da questo, no? Per te cos'è stato con l'inglese, quando hai imparato l'inglese? Beh, in realtà, beh, io come ho detto prima ero appassionato e Mhm, volevo impararlo benissimo. mhm, E poi dopo quando ho scoperto che potevo anche insegnarlo mm, da non madrelingua, quindi sì, ho detto: "Come? Ah, quindi io sono italiano e eh, posso insegnare inglese senza laurearmi, senza fare corsi di 5 anni di mhm, università linguistica, tutte queste cose", perché c'è un corso, no, nel nostro campo, che tu mhm. sai è il CELTA, no, Sì, che è ho quello che ho detto: "Okay, fatto quando", anch'io, sì. ecco, quando ho scoperto che c'era quel corso lì che è un training Mhm, per insegnanti, basta, lì ho detto: "Io voglio far questo nella vita, voglio insegnare". mhm. E quello è poi diventato il mio perché principale. Al di là che poi Esatto. mi piaceva comunque studiarlo, ehm, piaceva imparare parole nuove, piaceva fare un sacco di cose con l'inglese, poi dopo, quando ho scoperto che poteva diventare il mio lavoro, ho detto: "Basta, cioè io voglio, Mhm. chi mi ferma più?" Esatto, Capito? sì. Eh. Questo è Bene. stato il perché. Se non Il hai tuo un, perché. e qua poi andiamo anche in un discorso, cioè che vedi quando uno davvero vuole imparare, Mhm. impara. Se Sì, invece sei obbligato a imparare, come succede a scuola, sì, sì, cosa ti sì. ricordi? Dimmi cosa ti ricordi di quando andavi a scuola. Mm, Ti ricordi le cose che ti interessavano, sì. basta, perché il resto se n'è andato. Mhm. E lì entriamo anche nel discorso education, mainstream education, no, Sì, come si gestisce l'insegnamento delle lingue. delle lingue, ma anche Mm. più in generale Sì. di stare in classe e Mhm, ascoltare cose che non ti interessano, ma che mhm, devi, cioè lì il fatto devi, come dar da mangiare a uno che non ha fame. Cioè, mhm. mhmm, Mm, sì, sì, sì. questo è un po' una pecca dell'umanità. Eh sì, infatti ne hai parlato nella tua intervista di recente Con Seth. con Seth, sì.
che è Sì. una bellissima intervista, potete cercarla nel canale di Vabbè, Fabio. Seth Godin Eh, è americano, quindi sì, sì, penso che se non è conosciuto in America... sì, sì. Allora, volevo comunque ti ringrazio tanto per queste due chiacchiere. Diciamo, per chiudere, volevo chiederti se tu potessi dare un consiglio a qualcuno che sta già imparando magari da un po' di tempo l'italiano, cosa gli Mm. potresti dire in generale? In generale, innanzitutto congratulazioni perché non è una lingua, cioè non è, la grammatica per dire italiana è Mm, molto più complessa di quella inglese. Quindi innanzitutto il primo consiglio è di darti una pacca sulla una spalla pacca sulla e spalla. dire bravo, brava. Mhm, E secondo, fatela piacere, nel senso, no, fatela piacere. Fai le cose che faresti in inglese, questo è un mhm, consiglio proprio generale anche che si applica a tutte le lingue. Fai sì. le cose che ti piace fare in inglese o sì, in inglese o nella tua lingua madre, e però le fai in italiano. Quindi Mhm. ti piace vedere i cooking show, no? Gli show di cooking, come si chiamano? I Di programmi cucina. di cucina, i programmi di cucina, guardati quelli in italiano. Ti guardi Mhm, MasterChef Italy, dove c'è mhm, Antonino Canavacciuolo, e ti guardi quei programmi lì. Ti piace il traveling, mhm, viaggiare? Ti leggi i travel blog in italiano. Cioè, quindi combini i tuoi hobby mhm. con, con l'italiano. Quindi Esatto, sì. non ti non vai a cercare altre cose, vai a fare Mhm, quello che in realtà ti piace fare e lo associ a questo. Questo secondo me è un modo molto sì, utile, o comunque ehm, che te la fa pesare meno il fatto che stai studiando una lingua, no? mhm, Questo è il certo, mio consiglio. E poi sì. Mhm, sperimentare in continuazione. Questo sì. funziona, ok, allora vado avanti a farlo. A me dicevano, tieni il notebook, Il taccuino? il taccuino per le parole nuove. Sì, Per me non è mai funzionato su di me, sì, quindi sì. l'ho mollato. Però se vai su internet, tutti, trovi 100 persone che ti dicono devi usare il Scriverti le taccuino e sì. scriverti. Se non funziona, non farlo e fai Infatti, un'altra sì. cosa. Ok? Ci sono più possibilità, c'è più di un modo di fare, perché può darsi che appunto se questa cosa ti pesa, allora non la farai, ma c'è un'altra cosa che potresti fare. Esatto, continuare a Mm, sperimentare, fare what works for you. mhm, Questo è il miglior metodo. Basta, ok, ho fatto anche lo spoiler del sì. libro. Oh. Senti Fabio, è stato un piacere. Siccome so che in questo canale ci sono anche molti italiani che magari vogliono anche migliorare il loro inglese, dove ti possono trovare e poi dove possono ordinare il tuo libro? Sì, allora, mi trovano su YouTube. No, il miglior modo è, guarda, il mio sito. Sul mio Mhm, sito c'è tutto. ok. Quindi c'è il link a YouTube, il link al podcast, il link al mio sito www.fabiocerpelloni.com. Mhm. E l'altra... Ah, sì. ehm, È il libro dove... il libro, Sì, sì, il libro sul mio sito. È su anche Amazon, lì. Mhm. però è su anche Feltrinelli, Mondadori, tutte le varie Ok, libristiche. quindi sia in libreria che su Amazon e che si spedisce in tutto il mondo. Sì, in realtà non in tutto il mondo, perché c'era uno dall'Arabia che lo voleva e Mm, non era disponibile in Arabia, quindi mm. non lo so, bisogna vedere com'è.
Però Ok. se io, anzi, se siete ancora qui ad ascoltarmi, Mhm. mandatemi una mail e introducetevi. Ah, Introducetevi, mi dite, introducetevi, say mhm. hello e mi dite ho ascoltato e basta. Perché questo è anche la cosa bella di fare i podcast, che poi conosci gli ascoltatori. A Conosci me la piace gente, questa, sì. esatto. Quindi i miei contatti sono lì, rispondo a tutti, tranne Mhm. alle spam, alle email Sì, e spam, ai quelle non bot? rispondo, No. però tutte le mail rispondo. Va bene. Ok, allora Grazie, ti ringrazio grazie a e te. alla prossima. Alla prossima. Good luck Ciao, col tuo show. grazie. Ciao. Ciao.